Ciao a tutti, buon pomeriggio. Come state? Allora, ammetto di avere un po' di sonno oggi pomeriggio. Sono leggermente assonnata, proprio oggi che dobbiamo parlare del passato prossimo. Oggi ci aspetta una lezioncina niente male. Allora, iniziamo a parlare del passato prossimo, ma non parliamo di tutto il capitolo, che è il capitolo 17 della videogrammatica. Mhmm, Voglio dividere questo argomento in 2 parti. Oggi vediamo alcune caratteristiche del passato prossimo. Sabato prossimo vediamo altre cose, perché altrimenti sono troppe informazioni tutte insieme. Quindi è meglio dividere la lezione in 2 parti. Quindi oggi è la lezione 17, sabato prossimo è la lezione 17 bis. Va bene? Che c'è già, è già programmata sul canale. Allora, prima di iniziare voglio fare il punto sul dubbio che, mhmm, avevamo la scorsa settimana sul verbo mancare e i pronomi indiretti. Perché, io personalmente avevo un dubbio, probabilmente ero un po' stanca e quindi non riuscivo a visualizzare questa frase. Ma possiamo usare i pronomi indiretti con il verbo mancare quando questo verbo indica una durata di tempo. Quanto tempo manca? Manca 1 ora. Per esempio, se la situazione è: siamo sul treno per Milano, quanto manca? Manca 1 ora per tutti. Quindi qui è un'informazione generale che riguarda tutti i passeggeri, quindi qui non è necessario il pronome indiretto. Ma se tu stai scrivendo un'email e ti chiedo: "Quanto ti manca?" Voglio sapere quanto tempo manca a te per finire di scrivere l'email. Quindi in questo caso è un tempo personale, perché ogni persona impiega un tempo diverso per scrivere un'email. Va bene? Quindi in questo caso possiamo usare il pronome indiretto. Bene, e questo era per chiudere il discorso della scorsa lezione. Iniziamo. Le frasi che vedete sullo schermo sono frasi che contengono il passato prossimo. Il passato prossimo è il primo tempo passato che generalmente si studia. È un tempo composto. Che vuol dire? Vuol dire che è formato da 2 parole. Per esempio, ieri sono andata al mare. Francesca ha mangiato tanto. Siamo stati a Madrid. Avete visto quel film. Quindi sono andata, ho mangiato, siamo stati, avete visto, sono esempi di passato prossimo.
Oggi vediamo nello specifico come si forma il passato prossimo e come scegliere l'ausiliare. Questi sono i 2 punti della lezione di oggi. Allora, come formiamo il passato prossimo? Francesca ha mangiato tanto. Ha è il verbo avere al presente. Mangiato è il participio passato del verbo mangiare. In questo caso coniughiamo il verbo mangiare. Quindi il passato prossimo è formato dal presente del verbo avere, in questo caso, e dal participio passato del verbo mangiare. Vediamo un altro esempio. Siamo stati a Madrid. In questo caso il passato prossimo è formato dal presente del verbo essere e il participio passato del verbo essere o stare, dipende. Perché hanno lo stesso participio passato. In questo caso però, essere. Siamo stati a Madrid. Quindi possiamo scegliere essere o avere al presente più il participio passato del verbo che vogliamo usare. In questo caso essere e avere sono l'ausiliare. Quindi da ora in poi io chiamo essere o avere il verbo ausiliare, che è la funzione grammaticale di questi 2 verbi in questo contesto. Va bene? Ripassiamo il presente del verbo essere e del verbo avere, perché sono importantissimi. Essere: io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Avere: io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Quindi questo è alla base della formazione del passato prossimo. Quindi se non sappiamo il presente di essere e di avere, è difficile usare il passato prossimo. E questo è, un concetto che ripeto spesso, cioè le cose più "facili", tra virgolette, sono importantissime ed è molto importante, è necessario ripassarle, perché se non conosciamo le informazioni di base, poi è difficile andare avanti, perché le informazioni più complesse si basano sulle informazioni più semplici. Quindi questo è, il nostro promemoria quotidiano, di non sottovalutare nulla. E come formiamo il participio passato? In realtà è molto semplice, perché dipende dal gruppo del verbo. Quindi se il verbo finisce in "are", quindi del primo gruppo, togliamo "are", la desinenza dell'infinito, e mettiamo "ato". Quindi mangiare, mangiato.
Se il verbo è del secondo gruppo, in ere, togliamo ere e aggiungiamo uto. Ricevere, ricevuto. Se il verbo è del terzo gruppo, ire, togliamo ire e aggiungiamo ito. Partire, partito. E questo è come funzionano i verbi regolari. Vediamo, questi sono tutti i verbi regolari per il participio passato del primo gruppo in are. Leggiamo insieme, anzi leggiamoli insieme. I pronomi diretti usiamoli. Guardare, guardato. Cucinare, cucinato. Pranzare, pranzato. Cenare, cenato. Preparare, preparato. Chiamare, chiamato. Telefonare, telefonato. Pensare, pensato. Andare, andato. Tornare, tornato. Studiare, studiato. Lavorare, lavorato. Incontrare, incontrato. Viaggiare, viaggiato. Questi sono esempi di participi passati regolari, di verbi che terminano in are. Primo gruppo. Vediamo altri esempi di verbi regolari per il participio passato in ere. Avere, avuto. Vendere, venduto. Cadere, caduto. Crescere, cresciuto. In questo caso, crescere, sentite c'è il suono dolce sh, per mantenerlo nel participio passato aggiungiamo una i, cresciuto. Quindi la i è necessaria per mantenere il suono dolce. Crescere, cresciuto. Perché altrimenti senza la vocale i devo dire crescuto. Poi tenere, tenuto. Sapere, saputo. Potere, potuto. Volere, voluto. Dovere, dovuto. Sedere, seduto. Qui troviamo tutti i verbi modali. Sapere, potere, volere, dovere. Per il participio passato sono regolari. Vediamo ora i participi passati regolari di alcuni verbi che terminano in ire. Finire, finito. Dormire, dormito. Capire, capito. Sentire, sentito. Pulire, pulito. Seguire, seguito. Colpire, colpito. Proibire, proibito. Salire, salito. Bene. Facciamo subito un esercizio. Per chi ha il libro è l'esercizio 2 a pagina 99. Autopromozione. Ci prendiamo qualche minuto per completare le frasi con il participio passato, come nell'esempio. Sono,
regolari. Allora, vediamo le soluzioni. Numero 1 vabbè, la numero 1 è scritta, c'è già la soluzione. Numero 1: ho avuto una brutta giornata. Numero 2: io e Luciano abbiamo cenato a casa di Lisa. 3: hai sentito le notizie al telegiornale? 4: Renato ha creduto alle tue parole. 5: ciao amore, sono tornato o tornata in questo caso, perché potrebbe essere tutte e 2. Numero 6: non ho capito la spiegazione. 7: io e Sabrina ti abbiamo telefonato 3 volte. Alberto è uscito. 8. 9: ho pensato molto alla nostra storia. 10: hai dormito bene? Okay. Bene, vedo che le vostre risposte sono corrette. Quindi andiamo avanti. Alcuni verbi hanno il participio passato irregolare. Sì, Alberto è uscito, ma Lucrezia è uscita. Sì. Alcuni verbi hanno il participio passato irregolare e qui viene il bello. Che cosa significa? Significa che hanno delle forme diverse che non seguono una regola. Per esempio, essere, fare, dire, mettere, bere, chiedere, rispondere, decidere,
perdere, aprire, chiudere, leggere, scrivere. Che cosa hanno in comune questi verbi? Sono verbi che usiamo sempre nella conversazione. E questo che cosa vuol dire? Che dobbiamo memorizzarli bene, perché con ogni probabilità sono i verbi che usiamo sempre, in tutti i nostri discorsi. Come facciamo a ricordare questi, participi passati irregolari? C'è un solo modo: studiarli, impararli, memorizzarli. Questo è quanto. Leggiamoli. Essere, stato. Fare, fatto. Dire, detto. Bere, bevuto. Chiedere, chiesto. Rispondere, risposto. Decidere, deciso. Mettere, messo. Togliere, tolto. Leggere, letto. Scrivere, scritto. Aprire, aprire, mi è andata via la R lì, aperto. Chiudere, chiuso. Perdere, perso. Questi sono alcuni esempi. Mh. Vi vengono in mente altre forme irregolari? Scrivetele nella chat. I verbi essere e stare hanno la stessa forma al participio passato? Sì, sì, hanno la stessa forma. Questo è interessante. Non so se l'ho aspettate, torno un attimo indietro perché mi sa che non l'ho scritto tra i verbi. Ah, non l'ho scritto tra i verbi regolari, però è divertente perché stare è regolare, quindi segue la regola dei gruppi del gruppo 1 in aree. Aspettate che condivido lo schermo, così lo scrivo, è più semplice da seguire. Qui ho tutti gli appunti delle lezioni precedenti. Okay. Allora, cosa succede? Succede che abbiamo essere e stare. Abbiamo detto che essere ha il participio irregolare, ha il participio passato irregolare, stato. Stato è anche la forma del participio passato del verbo stare, perché abbiamo detto che per i verbi del primo gruppo, del gruppo in aree, togliamo la desinenza aree e mettiamo ato e quindi è di nuovo stato e quindi è uguale.
Beh, in realtà questa è una cosa positiva, perché così c'è un participio passato in meno da ricordare. Poi un'altra domanda: pensavo che perduto e perso fossero entrambe le forme corrette. Grammaticalmente sono entrambe le forme corrette, però c'è una differenza di percezione. Perduto, nell'italiano contemporaneo, è percepito come poetico e quindi non è molto usato nella vita quotidiana. Ehm, è un po' strano dire: "Ho perduto le chiavi." È molto teatrale. "Ho perduto le chiavi." Ho perso le chiavi nella vita quotidiana. Stessa cosa per, vedere ha 2 forme: veduto e visto. Però nell'italiano contemporaneo è molto più frequente l'uso di visto. Allora, vediamo altri esempi che avete scritto. Succedere, successo. Allora, rimanere sì, qual è? Il participio passato? Provate a scrivere sia l'infinito che il participio passato. Comunque rimanere, rimasto. Allora aspettate, facciamo così. Allora abbiamo detto perché è sottolineato? Allora, rimanere, rimasto, poi nascondere, nascosto, poi scendere, sceso, così ci mettiamo tanto. Rompere, rotto, vedere, visto. Poi qui abbiamo la coppia nascere e morire. Nascere è nato, morire è morto. Prendere, preso. Poi c'è la coppia accendere, spegnere. Accendere, acceso, spegnere, spento. Poi abbiamo fingere, finto. Spingere, spinto. Appuntatevi tutti questi verbi, che può essere utile. Vivere, vissuto. Vincere, vinto.
Qui c'è una frase completa. Lucrezia ha scelto di dividere questa lezione in 2 parti. Scegliere e scelto. Esatto. Tradurre, tradotto. Discutere, discusso. Barbara sta scrivendo tutti i verbi. Porre, posto, apparire, apparso. Esatto. Okay, bene, ci siamo. Bene, torniamo un attimo, alle nostre diapositive e facciamo l'esercizio 5, a pagina 100 per chi ha il libro. Eccolo. Quindi qui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo completare il paragrafo con il participio passato dei verbi e sono misti. Quindi ci sono giusto, autopromozione. Quindi ci sono, verbi regolari e verbi irregolari, quindi attenzione. Allora, vediamo le risposte. Maria ha realizzato il suo sogno. Ha aperto la sua galleria d'arte nel cuore della città. Grazie al suo talento, Maria ha attirato l'attenzione di molte persone e ha venduto molte opere. Un collezionista di New York le ha chiesto di lavorare per lui. Il primo mese della sua galleria è stato un successo. Bene, 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 bene. Anche vedo che le vostre risposte brava Maria. Le vostre risposte sono corrette, quindi possiamo andare avanti. Perché adesso arriva il punto più importante di tutta questa storia. Come scegliere l'ausiliare? Cioè, come scegliamo se usare essere oppure avere? Allora, scegliamo avere con i verbi transitivi, generalmente. Cioè,
gli stessi verbi con cui usiamo i pronomi diretti. Vi ricordate che quando abbiamo parlato dei pronomi diretti, io chiedevo sempre: mangiare che cosa? Incontrare chi? Questi verbi con cui possiamo usare queste domande vogliono l'ausiliare avere, perché sono verbi transitivi. Quindi: ho fatto un caffè. Ho detto una bugia. Ho letto un articolo. Ho incontrato mia cugina. Quindi se il verbo è seguito da un oggetto diretto, il verbo è transitivo e quindi usiamo l'ausiliare avere. Generalmente sapete che ci sono sempre delle eccezioni, ma generalmente con questi verbi usiamo avere. Invece questo è più facile, è un po' più complicato ricordare i casi in cui usiamo essere, perché essere, al contrario, lo usiamo con tutti i verbi intransitivi, quindi i verbi riflessivi, piacere, mi raccomando. Ho già visto prima una frase con un errore. Piacere è un verbo intransitivo, quindi mi è piaciuto il gelato. È piaciuto. Essere. Poi con i verbi riflessivi, per esempio svegliarsi, ti sei svegliato tardi, e poi con i verbi di stato, movimento, cambiamento, come andare, uscire, per esempio. Ma tutti questi esempi li trovate nel capitolo 17 della videogrammatica. C'è tutta la spiegazione con tutti i verbi, tutti gli esempi. Quindi sono andata al cinema. Mi è piaciuto il gelato. Marco e Angela sono usciti. Ti sei svegliato tardi. Altri esempi con il verbo essere, come ausiliare. È arrivato un pacco per te. Mi sono allenata 3 volte questa settimana. Siamo stati bene alla festa. Vittoria è cresciuta a Torino. Io sono partita presto. Zia Gina è venuta a trovarci. Io e Federico ci siamo divertiti. Carla mi è sembrata stanca. In alcuni libri di grammatica c'è la famosa casa di essere. Non so se vi è mai capitato di vedere questa tabella. Tutti i verbi nella casa di essere sono intransitivi e quindi con quei verbi usiamo il verbo essere come ausiliare. Vediamo se la cerco su internet, così ve la faccio vedere. Ecco questa. Sicuramente l'avete vista. Questa.
Ci sono tutti i verbi con cui usiamo l'ausiliare essere. Quindi nascere, diventare, stare, rimanere, restare, vivere, essere, salire, scendere, cadere, morire, andare, partire, uscire, venire, entrare, tornare, ritornare, arrivare. Questa è carina per ricordare con quali verbi usiamo l'ausiliare essere. Se cercate su internet "la casa di essere", trovate questo disegno, perché è famoso nella grammatica nella grammatica italiana per stranieri è un disegno famoso. Va bene? Bene. Allora proviamo a fare un piccolo esercizio. Per chi ha il libro è l'esercizio 7 a pagina 102. Dobbiamo scegliere se usare essere o avere. Facciamolo insieme, questo lo facciamo insieme. Allora, frase numero 1. Elena, uscita con la sua amica Lorella. Qual è il verbo qui? Uscire. E abbiamo detto che uscire sta nella casa di essere. Quindi Elena è uscita. Esatto, è. Benissimo. Numero 2. Sentito una bella canzone alla radio. Sentito è il verbo sentire. Sentire che cosa? Una bella canzone. Quindi qui sentire qualcosa. Quindi usiamo il verbo avere. Ho sentito. Esatto. Ho sentito una bella canzone alla radio. Numero 3. Partiti per le vacanze. Partire. Il verbo partire sta nella casa di essere, perché è un verbo di movimento e quindi siamo partiti. Siamo partiti per le vacanze. Poi numero 4. Luisa e Rosa, dormito solo 3 ore. Qui c'è il verbo dormire. Verbo dormire vuole l'ausiliare avere. Quindi Luisa e Rosa hanno dormito solo 3 ore. Numero 5. La squadra blu, vinto la partita. Vincere, vincere qualcosa. Quindi ha vinto. La squadra blu ha vinto la partita. Esatto. Poi numero 6. Flaminia, cambiata molto, non pensi? In questo senso, cambiare sa significare un cambiamento di carattere, un cambiamento di personalità. No, forse personalità
pericoloso, però no, di carattere o di comportamento, ecco sì, di carattere o di comportamento. E quindi è un cambiamento interno. Perciò in questo caso usiamo il verbo essere. Flaminia è cambiata molto. Poi vediamo una cosa sul verbo cambiare. Benissimo. Quindi queste erano le risposte. Ottimo, va bene. Quindi questa è l'analisi, questo è il ragionamento che dobbiamo fare all'inizio per capire bene. Analizzare il verbo, come dobbiamo fare sempre. Il verbo ci dice tanto. Vi ricordate anche con i pronomi diretti e indiretti? Uhm, il verbo è importante. Allora, avete notato che con l'ausiliare essere cambia la lettera finale del participio passato? Vittoria è cresciuta a Torino. Corrado è cresciuto a Torino. Vittoria e Lucia sono cresciute. Corrado e Gianni sono cresciuti. Questo perché con l'ausiliare essere è necessario accordare il participio passato al soggetto, secondo genere e numero. Quindi se il soggetto è femminile singolare, anche il participio passato deve essere femminile singolare, quindi terminare in "a", eccetera, eccetera. Va bene? Questo è molto importante. Allora, una delle ultime informazioni di oggi è questa: ci sono alcuni verbi che usiamo con entrambi gli ausiliari. E questo è un discorso che iniziamo oggi e riprendiamo sabato prossimo, perché è importante, perché sono dei verbi che usiamo spesso. Qui vi ho messo solamente salire, scendere e cambiare. Perché osservate la frase. Allora, con il verbo salire posso dire: "Ho salito le scale". Ho salito che cosa? Le scale. E questo è un esempio molto, ehm, specifico. Possiamo dire: "Ho salito le scale", oppure in ambito musicale possiamo dire, per esempio o in realtà anche sportivo, l'atleta ha risalito la classifica, cioè è andato in alto. È un uso particolare del verbo salire uhm, con un complemento oggetto. Quindi: "Ho salito" che cosa? Le scale. C'è un oggetto specifico. Ma possiamo anche dire: "Sono salita al quinto piano". Sono salita dove? Al quinto piano. Qui la domanda è: dove? E quindi in questo caso salire è intransitivo, perciò usiamo essere. Stessa cosa con scendere, uguale. Ho sceso che cosa? Le scale. Sono scesa al piano terra. Quindi qui, in questo caso, per salire e scendere è un discorso molto pratico.
no? Salgo le scale o no? Invece con il verbo cambiare, cambia proprio il significato. C'è una leggera differenza di significato. Perché se dico: "Ho cambiato", significa che io attivamente ho cambiato, ho agito per cambiare qualcosa. Ho cambiato casa, ho cambiato lavoro, ho cambiato scuola, eccetera. Quindi c'è la domanda: "Che cosa?" Se invece dico: "Sono cambiata", è come l'esempio di cos'era, Federica? È cambiata, no, il carattere è cambiato, il comportamento, c'è stato un cambiamento interiore, va bene? Quindi questo è l'inizio di un fantastico discorso che continuiamo la prossima settimana. E inoltre la prossima settimana, che sarà la lezione 17 bis, vediamo come usare il passato prossimo con i pronomi diretti, lo, la, lille, e poi come usare il passato prossimo con i verbi modali. E anche lì dobbiamo dire un po' di cose. Va bene? Allora, come va? Ci siete? Allora, se dico: "Mi sono cambiato", significa che hai cambiato vestiti, quindi no. Senza il pronome riflessivo, sono cambiato in meglio. Perché se dici: "Mi sono cambiato", è il verbo cambiarsi, riflessivo, che significa mettere dei vestiti diversi, va bene? Quindi attenzione. Bene. Allora Sandra scrive, anzi Sandra Rosa scrive: "Grazie Lucrezia, sto imparando la lingua italiana da 5 anni e i tuoi video mi hanno aiutato tantissimo. Grazie mille. Grazie mille a te. Ora sto lottando con il discorso diretto e indiretto". Ah, è una bella battaglia. Lo capisco, ma non demordere perché ce la farai. Grazie Sandra Rosa. Posso dire, ha molto cambiato di aspetto fisico? No, è molto cambiato. Perché vedi che poi non metti l'oggetto dopo. Se tu dici: "Ha cambiato colore di capelli", allora sì. Ma se tu dici solamente: "È cambiato molto", può essere di aspetto fisico, di carattere, però non c'è un oggetto, capito? Siamo un po' stanchi, sì, lo so. Anche io, vi capisco. La prossima lezione è sabato prossimo alle 17:30, alle 5:30 ora italiana. Bene, mi è piaciuta molto. Ottimo esempio per concludere questa lezione. Mi è piaciuta molto.
Grazie Barbara per tutti i tuoi commenti anche. Grazie mille a voi per la lezione. Grazie per essere stati qui con me oggi. Adesso inizia il fine settimana, dai, adesso ci riposiamo. Allora, un forte abbraccio a tutti voi, e ci vediamo sabato prossimo. Prima di andare devo ovviamente ringraziare i super adesivi, grazie mille, e anche grazie a chi è diventato abbonato al canale. Grazie mille. Ragazzi e ragazze, ragazze e ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo. A presto. Ciao.